L'attimo fuggente, titolo originale Dead Poets Society, diretto da Peter Weir e uscito nel 1989, è molto più di un semplice film. È una lezione di vita che esplora con profondità e delicatezza temi come la libertà individuale, l'educazione e il potere trasformativo della poesia. Il film si è affermato come una delle opere più iconiche del cinema statunitense, tanto che l'American Film Institute lo ha inserito al 52esimo posto nella classifica dei film più commoventi, e non sorprende, vista la sua capacità di toccare profondamente il cuore e la mente degli spettatori. Ambientato nel rigido collegio maschile di Welton negli anni 50, il film ha come fulcro narrativo John Keating, personaggio ispirato a Samuel F. Pickering, ex insegnante dello sceneggiatore Tom Schulman, interpretato magistralmente da Robin Williams. Keating è un insegnante di letteratura anticonformista che ispira i suoi studenti a pensare con la propria testa e a cogliere l'attimo, carpe diem, sfidando le convenzioni oppressive dell'istituzione scolastica e delle famiglie. Attraverso poesie e lezioni coinvolgenti, Keating risveglia nei suoi giovani allievi un desiderio di autodeterminazione e di esplorazione delle proprie passioni. Un dettaglio interessante è che il titolo italiano, L'attimo fuggente, differisce dall'originale Dead Poets Society, più direttamente legato alla setta dei poeti estinti creata dai ragazzi. Tuttavia, la locuzione Carpe Diem, ripresa dai versi del poeta latino Orazio, resta il cuore pulsante del messaggio del film. È curioso notare che i versi letti da Mix durante la lezione di Kipling davanti alle foto dei vecchi studenti della Welton, cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola, e lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà, che molti spettatori credono siano di Orazio, in realtà appartengono al poeta inglese Robert Herrick, autore del celebre componimento To the Virgins to Make Much of Time. Robin Williams non fu la prima scelta per il ruolo, così come non lo fu Peter Weir per la regia. Prima di Weir la pellicola era stata affidata a Jeff Kenny e Liam Neeson aveva sostenuto un provino per il ruolo di Keating. Anche Dustin Hoffman era interessato al progetto, sia come regista che come attore, e Tom Hanks fu considerato per il ruolo del professore. Tuttavia, quando la regia passò a Weir, questi optò per Williams, riconoscendo in lui il carisma e la sensibilità necessarie per dare vita al personaggio, una scelta che si rivelò perfetta. Robin Williams ha reso John Keating un'icona di libertà e autenticità, ispirandosi al suo ex professore di storia, John C. Campbell, noto per i suoi metodi poco ortodossi, che aveva l'abitudine di iniziare le lezioni con gesti simbolici, come gettare i libri di testo nel cestino per motivare gli studenti a pensare autonomamente. Inoltre, grazie al suo genio naturale, ha arricchito il personaggio, improvvisando momenti memorabili, come la scena in cui declama Shakespeare imitando Marlon Brando e John Wayne. Il cast giovanile, con Ethan Hawke e Robert Sean Leonard in primo piano, offre interpretazioni sincere e intense, dando profondità ai conflitti interiori dei personaggi, come Neil intrappolato tra le sue aspirazioni e le rigide aspettative paterne. Un aneddoto interessante riguarda il rapporto tra Hawke e Robin Williams. Hawke, allora diciottenne, trovava le continue battute di Williams irritanti e credeva di non piacergli. In realtà, Williams notò il talento e la serietà di Hawke, contribuendo significativamente all'avvio della sua carriera. Hawke ha ricordato infatti che, dopo le riprese, un agente lo contattò dicendo: «Robin Williams dice che farai davvero bene». Questo aneddoto sottolinea non solo la dedizione di Hawke al suo ruolo, ma anche la generosità e l'intuito di Williams nel riconoscere e supportare il talento emergente. Curiosamente, River Phoenix si era interessato al ruolo di Neil, arrivando persino a comporre una canzone sulla setta dei poeti estinti, ma fu scartato
perché il regista preferiva attori meno conosciuti. La regia di Peter Weir è raffinata e coinvolgente, alternando humor e intensità emotiva. La sua scelta inusuale di girare il film in ordine cronologico ha permesso agli attori di sviluppare legami autentici, rendendo più realistico il rapporto sia tra studenti che con il professore. La fotografia di John Seale, con tonalità morbide e malinconiche, enfatizza l'austerità del collegio e contrasta con le scene nella natura, simbolo di libertà. Girato in inverno, il freddo pungente ha influenzato le riprese, contribuendo all'estetica malinconica dell'opera. Il montaggio di William Anderson è elegante e ritmato, valorizzando le scene più emotive, come il commovente saluto finale a Keating, senza scadere nel melodramma. La colonna sonora di Maurice Jarre, minimalista ed evocativa, accompagna le immagini con discrezione, alternando nostalgia e speranza attraverso un uso delicato dei sintetizzatori. La scenografia di Wendy Stites ricrea perfettamente l'austerità del collegio, con interni rigidi in contrasto con la libertà evocata dalle scene nei boschi. Girato nella St. Andrews School di Middleton, nel Delaware, il film utilizza dettagli come il simbolo di Welton, la croce di Sant'Andrea bianca su sfondo rosso, visibile in diverse scene, come nella cappella e sui drappi dei 4 pilastri, per sottolineare il rigido sistema di valori contro cui si ribellano Keating e i ragazzi. I costumi di Renée April rafforzano il contesto storico e sociale del film. Le uniformi scolastiche evidenziano il rigore e l'omologazione imposti agli studenti, mentre l'abbigliamento più informale del professor Keating rispetto a quello degli altri docenti riflette il suo spirito anticonvenzionale. Ma perché L'attimo fuggente avrebbe meritato l'Oscar? L'attimo fuggente avrebbe meritato l'Oscar come miglior film per il suo messaggio universale e senza tempo, che invita a vivere pienamente, a seguire i propri sogni e a sfidare le convenzioni, senza lasciarci ingabbiare dalle aspettative altrui. La frase Carpe diem, ripetuta come un mantra, risuona come un richiamo a sfruttare ogni occasione per costruire una vita piena di significato. Tuttavia, il film non si limita a un'idealizzazione del libero arbitrio, mostrando anche le conseguenze delle scelte e il costo della ribellione, rendendo il messaggio più complesso e realistico. Non è semplice per una pellicola combinare un messaggio così potente con una narrazione emozionante, eppure L'attimo fuggente ci riesce magistralmente. Personalmente, la scena in cui Keating invita gli studenti a salire sulla cattedra per cambiare prospettiva mi ha profondamente influenzato. Da allora ho cercato di guardare ogni situazione da angolazioni diverse, diventando una persona più empatica e aperta di mente. Dal punto di vista delle performance attoriali, il cast è straordinario. Robin Williams offre una delle interpretazioni più memorabili della sua carriera, equilibrando carisma, umanità e profondità emotiva. Mentre i giovani attori come Ethan Hawke e Robert Sean Leonard aggiungono autenticità e intensità ai conflitti adolescenziali, rendendoli incredibilmente reali e coinvolgenti. A rendere il tutto ancora più straordinario è la regia raffinata di Peter Weir, capace di creare un'opera emozionante sotto ogni punto di vista, raccontando la storia con delicatezza, valorizzando ogni dettaglio e creando un'esperienza narrativa che resta impressa a lungo. L'impatto culturale e sociale del film, con la sua riflessione sulla necessità di pensare in modo indipendente e vivere pienamente, rendono la pellicola un'opera che trascende il tempo e le mode. Questo si aggiunge al suo enorme successo di pubblico e critica, con un incasso mondiale di 235 milioni di dollari e 4 nomination agli Oscar: miglior film, miglior regia,
miglior attore per Robin Williams e miglior sceneggiatura originale, vincendo quest'ultimo premio. Tuttavia, sarebbe stato giusto che anche l'Academy riconoscesse il film come miglior pellicola dell'anno, data la sua importanza artistica ed emotiva. E allora, perché non lo ha vinto? Nonostante il suo straordinario valore artistico e culturale, L'attimo fuggente non vinse l'Oscar come miglior film nel 1990, superato da A spasso con Daisy, Driving Miss Daisy, probabilmente a causa del gusto tradizionale dell'Academy, che spesso preferiva film rassicuranti e convenzionali. A spasso con Daisy, con la sua narrazione classica, risultò più accessibile rispetto al messaggio complesso e provocatorio del film di Peter Weir. Un altro fattore decisivo fu l'approccio meno politico del film, che si concentrava su temi universali e intimi piuttosto che su questioni sociopolitiche dirette, come quelle premiate in quegli anni. Gli anni 80 e 90 videro spesso trionfare film con un forte sottotesto sociale o politico e, a spasso con Daisy, grazie alla sua analisi delle tensioni razziali, rispondeva a questa esigenza. Inoltre va considerata la forte competizione. Il 1990 fu un anno ricco di grandi film. Oltre a Spasso con Daisy, L'attimo fuggente si trovò a contendersi il premio con titoli come Nato il 4 luglio di Oliver Stone, un dramma politico potente e diretto, che catturava temi molto attuali e rilevanti per l'Academy. In un tale contesto, il film di Weir, con il suo tono riflessivo e poetico, potrebbe essere stato percepito come meno urgente. Infine, il pregiudizio verso Robin Williams come attore drammatico potrebbe aver influito. Pur offrendo una performance straordinaria, Williams era noto come comico e ciò potrebbe aver limitato il riconoscimento della profondità che portò al professor Keating. L'Academy, spesso incline a premiare ruoli drammatici più canonici, potrebbe non aver apprezzato appieno il modo unico con cui Williams aveva dato vita al professor Keating, bilanciando leggerezza e profondità. In ogni caso, L'attimo fuggente è uno di quei film che hanno avuto un impatto emotivo e culturale maggiore rispetto al vincitore dell'Oscar di quell'anno. Sebbene non abbia ottenuto il massimo riconoscimento dall'Academy, è diventato un classico amato e ricordato da generazioni, dimostrando che l'immortalità artistica non dipende necessariamente dai premi. In conclusione, L'attimo fuggente è un capolavoro che unisce una sceneggiatura emozionante, interpretazioni memorabili e una profonda sensibilità emotiva. La regia di Peter Weir, l'iconica performance di Robin Williams, il talento del giovane cast e la cura per ogni dettaglio tecnico creano un'opera raffinata e coinvolgente. È un film che commuove, ispira e invita a riflettere, lasciando un messaggio eterno sull'importanza di vivere con autenticità e passione. Più che un film, è un'esperienza che insegna a guardare la vita con coraggio e apertura mentale. Un insegnamento che, per me, è stata una guida preziosa e sono certa che continuerà a ispirare generazioni di spettatori a salire sulla loro cattedra e a guardare il mondo con occhi nuovi. Voto 10 su 10.